tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere delle calzette natalizie che sono molto carine, sono molto semplici e molto veloci da fare. L'unica cosa un pelino, ma neanche più di tanto, impegnativa, mettiamola così, è fare qui il tallone. Però se seguite attentamente il video vi dico tutto appunto passo passo, quindi lo facciamo proprio insieme, ve lo faccio vedere tutto fatto dall'inizio alla fine. Sono molto veloci appunto perché visto che manca poco al Natale ho detto boh, faccio ancora un qualcosina di veloce così riuscite a farlo. Ma poi c'è stata proprio una ragazza che me l'ha chieste ste calzette, quindi spero che vadano bene per appunto per i pensierini che deve fare. Come potete vedere l'ho fatte di diversi tipi, quindi vi potete anche sbizzarrire con i colori, con i modelli, i vari modelli. Cioè qua vedete ho fatto ad esempio tipo la riga verde e poi ho messo le perline. Qui l'ho fatta tutta verde, solo il tallone bianco e le perline dappertutto. Quindi potete farlo con il filato lurex. Vedete, cioè l'ho fatte di diversi modelli, quindi vedete voi come lo volete fare, appunto, tanto sono semplici, sono tutti giri di maglie basse, quindi molto semplici, sta solo a voi se le volete fare anche tutte colorate, ogni 2 giri cambiare il colore, vedete voi, ok? Io vi do appunto lo schema, poi i colori, le cose, decidetele voi. Vi lascio l'elenco del materiale. Il materiale che ci servirà, quindi è il cotone e appunto vedete voi di che colori li volete fare. Io ho fatto questi qua natalizi, ma se ne possono usare di tutti i colori, cioè si può usare il giallo, l'azzurrino, il bordeaux, il color oro se lo riuscite a trovare, cioè si può usare comunque qualsiasi tipo di colore. Ok, io per il Natale appunto diciamo che sono questi un po' i classici e quindi ho usato questi. Poi chi vuole anche lì può usare i filati lurex, ok? Perché appunto a non tutti magari può piacere come viene oppure non lo vuole usare, però comunque appunto se lo volete lo usate, se no no, non è obbligatorio. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le nostre forbici, ago, un marker e poi anche qui a piacimento si possono usare oppure no le perline, ok? Quindi vedete voi se le volete mettere oppure no. Anche qui le potete usare color oro, color argento, color rosso, blu, quelle che trovate, ok? Bianche, cioè quello che appunto avete o volete appunto prendervele comunque in qualsiasi tipo di colore. Quindi per le perline, se vogliamo mettere le perline, dobbiamo usare anche poi la colla. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Adesso oggi vi farò vedere come fare la calzetta quella comunque a doppio colore, ok? In modo che vi possa dire dove staccare e riattaccare l'altro colore. Se invece la volete fare comunque tutta di un colore, non c'è bisogno di staccare il filo, quindi continuate. Ok, quindi iniziamo facendo cerchio magico e dentro al cerchio magico andiamo a lavorare 10 maglie basse. Fatte le 10 maglie basse andiamo a chiudere il nostro cerchio magico e andiamo a chiudere nella prima maglia che abbiamo fatto con una maglia bassissima. La chiusura sarà sempre fatta così, con chiuso, quindi chiudere nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e poi si fa una catenella per alzare il lavoro. La prima maglia lavorata viene lavorata di nuovo dove abbiamo fatto la chiusura, ok? Quindi questo è per tutti i giri. Quindi di nuovo rientriamo dove abbiamo fatto la chiusura, andiamo a fare una maglia bassa, nella prossima maglia andiamo a fare un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 15 maglie basse. Finito il mio secondo giro vado a chiudere, ok, catenella, di nuovo rientriamo qui e facciamo una prima maglia bassa
e nella successiva una seconda maglia bassa. Nella prossima andiamo a fare un aumento. Quindi tutto il giro sarà 2 maglie basse e un aumento. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 20. Ho finito il mio terzo giro con 20 maglie basse, vado a chiudere. Per il quarto giro vado a fare 20 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito il mio quarto giro, ok? Possiamo anche staccare, ok, il primo colore e dobbiamo attaccarci col secondo colore. Quindi la chiusura non la vado a fare con il primo colore, ma già col secondo. Quindi andiamo a fare la maglia bassissima, ok? Quindi catenella, rientriamo di nuovo qui, ci lavoriamo le codine così le fermiamo, ok, e andiamo a lavorare di nuovo 20 maglie basse. Adesso per 6 giri dobbiamo andare a lavorare 20 maglie basse, quindi dobbiamo arrivare fino al giro 10, ok? Quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante per 6 giri. Ho finito i miei 6 giri, come vedete, di maglie basse, ok? Quindi per un totale di 10 giri. Adesso dobbiamo andare a fare la parte del tallone. La parte del tallone non è complicata, però ve la faccio vedere tutta passo passo, non taglio nessun pezzo, così almeno ve la vedete, la faccio con calma, in modo che riuscite a capirla, ok? Allora, qua abbiamo praticamente la chiusura, quindi andiamo verso la parte destra della chiusura. La chiusura è già un punto, quindi 1, poi c'è il secondo che è questo, 3 e 4, ok? Quindi qua nel quarto mettiamo l'uncinetto, prendiamo il colore. Allora io la faccio di nuovo con lo stesso colore che ho fatto la punta. Voi se volete un terzo colore potete comunque usare un terzo colore, ok? Quindi agganciamo il filo e facciamo una catenella. Andiamo nella prossima a fare le maglie basse, quindi una, due, la terza la facciamo dove abbiamo fatto la chiusura, che sarebbe questa, cioè qua sembrano due, però in realtà è una sola. Quindi sono, allora, la maglia bassissima, 1, 2, 3, 4, andiamo avanti, 5, 6, 7 e l'ottava facciamo una maglia bassissima. Ok, allora tagliamoci sti fili perché se no ci danno fastidio. Ok, quindi abbiamo 8 maglie lavorate, di cui una all'inizio e una alla fine sono maglie bassissime. Poi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, andiamo subito nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato e andiamo a lavorare maglie basse, quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso qua ci ritroviamo dove abbiamo qua la maglia bassissima che abbiamo lavorato, quindi entriamo qua e andiamo a fare una maglia bassissima e andiamo sulla maglia successiva, quella sempre rossa, a fare un'altra maglia bassissima, ok? Quindi vi ho fatto fare 2 maglie bassissime, con la differenza che una la facciamo già dove avevamo iniziato. Quindi facciamo di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, ok? Andiamo sulla maglia bassissima, ok? A lavorare. Quindi 1,
riprendiamo la seconda, 2, e qui abbiamo di nuovo le maglie basse, quindi 3, 4, 5, 6, 7, l'ottava che si nasconde un po', quindi la prendiamo qua, 8. Adesso riandiamo qua sotto dove abbiamo iniziato a fare una maglia bassissima, però cerchiamo solo di non stringere troppo, ok? Di lasciarla un po' morbida, se no tira tutto il lavoro. E di nuovo andiamo sulla maglia rossa, ok? Quella successiva, a fare un'altra maglia bassissima. Quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo di nuovo sulla maglia bassissima a fare una maglia bassa, poi andiamo di nuovo sulle maglie basse, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, siamo di nuovo qua, quindi andiamo a prendere la maglia lavorata, ok, vedete qua dove abbiamo fatto prima, quindi anche qua una maglia bassissima, ma non tiriamola molto, e nella successiva di nuovo un'altra maglia bassissima, quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro. A sto giro la prima catenella, perché questo adesso è l'ultimo giro che dobbiamo andare a fare, quindi la prima maglia bassissima che abbiamo fatto la saltiamo, andiamo direttamente nella seconda, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 10. Quindi di nuovo 2 maglie bassissime, una la facciamo qui dove c'è già la lavorazione un po' larga, ok, e andiamo a fare anche un'altra subito dopo. Ok, quindi qua possiamo anche tagliare il filo, ok, e andiamo, ok, a stringere, facciamo chiusura di sicurezza e andiamo a stringere. Vedete? Allora qua, anzi magari il filo, se riuscite prima di tagliarlo lasciatelo un pochino più lungo, in modo che ve lo riportate tutto nella parte interna, lo fate passare qua e qua lo potete andare un po' a nascondere. Adesso vi faccio vedere. Arrivate qua, praticamente è come se doveste andare a ricamare dei punti. Ok, fate passare, vedete, da una parte all'altra. Vedete, fate tipo la V, quindi qua basta anche solo già che fate così, in modo da appunto chiudere un po' quel buco che sembrava fosse tutto rosso. Ok, quindi dopodiché si può andare a fermare il tutto. Ok, e la parte del tallone è stata fatta, vedete come viene un pochino più carino, viene nascosto. Adesso riprendiamo di nuovo il colore
di cui abbiamo fatto i 6 giri, o se no se volete un altro colore si può prendere anche un altro colore, vedete voi. Io questa qua la volevo fare solo così, rossa e color oro, ok? Quindi ci andiamo a rimettere di nuovo verso il tallone, verso il centro, ok? Il dietro del tallone. Quindi più o meno prendiamo appunto la metà, ok? Catenella, rientriamo dentro e facciamo maglie basse. Quindi andiamo a fare tutto il giro di maglie basse. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 è questa, ok? 6, poi vado a lavorare una qui dove ho fatto l'ultima maglia bassissima, così la vado a chiudere bene. Ok, vedete? Quindi sono 7, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, di nuovo vado a farne una maglia qua, ok, per chiudere, quindi sono 16 e vado di nuovo qua dove c'è la prima maglia che abbiamo fatto. Ok, dovrebbero essere 21, adesso me le conto un attimo, 19, 20, 21, ok, sono 21 maglie, quindi se anche voi ve ne ritrovate di più, di meno, che non sono esattamente 20, il consiglio che vi do, fate o una diminuzione o un aumento per ritornare al numero di 20, ok? Quindi io in questo caso ne ho una in più, quindi ho chiuso di nuovo catenella, vado a fare subito una maglia bassa e nella successiva dopo mi vado a fare una diminuzione, ok? Così ritorno al numero di 20. Se voi ne avete 22 andate a fare magari 2 diminuzioni, ok? Se ve ne ritrovate 18 andate a fare degli aumenti. Vi consiglio sempre di farla dalla parte di qua del tallone, dalla parte dietro praticamente della calzetta, in modo che viene un pochino più nascosto, non è proprio nella parte davanti del lavoro, ok? Quindi allora adesso dobbiamo andare solo a continuare a fare dei giri di maglie basse, ok? Quindi sono 6 giri di 20 maglie basse, ok? Quindi fate il primo giro, vedete quante ne avete, dal secondo giro in poi le sistemate un po', se sono di più le diminuite, se sono di meno le andate ad aumentare e comunque alla fine dovete andarne a fare 6 giri. Quindi andiamo avanti così e poi dopo vi faccio vedere come continuare. Ho fatto i miei 6 giri, ok, con il color rosso. Adesso vado a chiudere, anzi non chiudo perché voglio fare il giro finale, ok, sempre con il color oro. Quindi mi chiudo con il secondo colore, ok, quindi catenella, maglia bassa. Allora mi faccio ancora un giro, vedete, con il color oro e poi vado a fare il giro del punto gambero. Quindi voi anche, allora, come avete visto, io pure tutte le altre calzette che ho fatto sono praticamente di altezza qua dal tallone in poi diverse, perché giustamente le calze non sono tutte uguali. Quindi se voi la volete più alta avete solo da continuare con i giri, se la volete più bassa vi fermate solo a 3-4 giri, ok? Dategli magari solo giusto
un po' di altezza per fare questa forma del davanti, okay. Poi potete appunto, se volete fare il calzettoni, appunto le volete fare più alte, potete farle più alte, okay. Quindi io vi dico più o meno 6, 7 giri perché, almeno si forma questa parte qua che va dritta. Poi se voi appunto la volete più lunga, fatela pure. Okay, allora adesso una volta che sono qua, che praticamente ho finito il mio giro, okay, che è l'ultimo giro, vado a fare, il cappietto. Quindi per il cappietto vado a fare 20 catenelle. Anche qua per il cappietto io ne faccio 20, se voi lo volete fare più lungo fatene 25, 30, vedete voi, Quindi rientriamo dove abbiamo fatto la chiusura e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi ci portiamo, vedete, passo davanti al cappietto, vado a fare una catenella e inizio poi il mio punto gambero. Quindi mi vado a mettere subito nella prima maglia e vado a lavorare il mio punto. Anche qui chi non vuole fare il punto gambero può fare qualsiasi altro tipo di chiusura. Io infatti nelle altre ho fatto anche il punto zigzag, quindi anche in quello sta un po' al vostro piacimento, ok? Vedete, in questa ho fatto la chiusura a zigzag. Quindi vedete voi quale più vi piace e fatela, ok? Giusto per rifinire. Quindi si finisce tutto il giro, ok? Si arriva qui alla fine e poi appunto vedete se volete mettere le perline, la chiusura farla con il filato lurex, perché avete visto io ne ho fatte diverse, un po' una diversa dall'altra per darvi un po' lo spunto. Poi è quello, voi metteteci la vostra creatività, vedete voi appunto come più vi piace, fatele. Ed eccola qua, la calzetta finita. Come potete vedere gli ho messo tutte le perline, quindi appunto l'ho fatta proprio tutta natalizia. E come avete visto anche poi, cioè dall'inizio, tutte le altre che appunto le ho fatte bene o male, le ho fatte un po' una diversa dall'altra, in modo che appunto possiate farle a vostro piacimento. Vedete, ce n'è proprio di tutti i modelli, cioè tutti i colori. Io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!